Allora, c'è una domanda, una di quelle domande che prima o poi ci facciamo tutti. Ma siamo davvero noi al comando? Siamo i piloti della nostra vita o siamo solo dei pupazzi, mossi da fili che nemmeno vediamo, che non controlliamo? Beh, è proprio questa la domanda che sta al centro di tutto. In questa analisi proveremo a fare un po' di chiarezza. Vedremo insieme cos'è veramente la libertà, cosa la limita e soprattutto come possiamo allenarla. Sì, proprio come un muscolo, per renderla più forte giorno dopo giorno. E allora partiamo subito con una cosa che forse spiazza un po'. Se chiediamo in giro cos'è la libertà, la risposta più comune è, non avere regole, no? Ma la verità è molto molto più affascinante e complicata di così. Perché la libertà, vedete, non è il vuoto totale. Anzi, è un equilibrio pazzesco, quasi da funamboli. Proviamo a immaginarla come una danza un po' acrobatica tra tre ballerini. Da una parte c'è il caso, con tutto quello che ci capita senza preavviso. Poi c'è la necessità, cioè le regole del gioco che non possiamo cambiare. E in mezzo ci siamo noi, che dobbiamo decidere che passo fare, che mossa inventarci. Ed è qui che salta fuori il paradosso. Pensateci un attimo, se tutto fosse ordine perfetto, tutto prevedibile come un orologio, che spazio avremmo per scegliere? Nessuno, saremmo solo degli ingranaggi. D'altra parte, se tutto fosse caos totale, rumore bianco, a che servirebbe agire? Ogni nostra mossa si perderebbe nel nulla. Ecco, la libertà vive proprio lì, in quella zona di mezzo, quella terra fertile, piena di energia, dove un po' di ordine e un po' di caos si stringono la mano. Ok, bellissimo. Ma trovare questo spazio? Mica facile. Anzi, ogni santo giorno la nostra voglia di autonomia deve fare i conti, deve proprio fare a pugni con delle forze potentissime, delle vere e proprie catene che ci tengono legati. E adesso, una per una, andiamo a vederle. La prima catena è quella con cui nasciamo, è il nostro corpo, il nostro DNA. Nessuno di noi ha scelto i propri geni, giusto? Eppure sono loro a darci le carte in mano all'inizio della partita. Definiscono il campo da gioco, con i suoi ostacoli, ma anche con le sue opportunità. È il punto di partenza, non si scappa. Subito dopo, la seconda catena. Appena veniamo al mondo siamo letteralmente tuffati in quello che qualcuno ha chiamato un brodo culturale. È geniale come immagine, no? Un brodo in cui assorbiamo tutto, valori, modi di parlare, abitudini. E lo facciamo molto prima di poterci chiedere «ma perché?» Diventiamo, che ci piaccia o no, figli del nostro tempo e del posto in cui siamo nati. E poi, ovvio, c'è la società, la terza catena, con le sue leggi scritte, chiarissime, ma anche con tutte quelle regole non dette, i tabù, che ci dicono cosa si può fare e cosa no. È come un recinto invisibile, ma dannatamente concreto, che ogni giorno indirizza le nostre azioni. E arriviamo all'ultima, la quarta. E questa forse è la più insidiosa di tutte. Perché? Perché questa catena ce la costruiamo da soli, pezzo dopo pezzo. È la prigione fatta delle nostre certezze, dei pregiudizi, dei nostri modi di pensare che non mettiamo mai in discussione. Il carceriere più severo, molto spesso, ce l'abbiamo proprio dentro la nostra testa. Ok, fermiamoci un attimo. Messo giù così il quadro è un po' deprimente, no? Catene biologiche, culturali, sociali, mentali. Viene da chiedersi, ma allora c'è speranza? O siamo condannati? Siamo destinati a restare dei semplici pupazzi? E invece no. Per fortuna la risposta è no. E la via d'uscita, la luce in fondo al tunnel, ce la mostra un pensatore geniale, il cibernetico Heinz von Foerster. La sua idea è tanto semplice quanto potente. L'essere umano, per sua natura, non è banale. Non banale? Che vuol dire? Facciamo un esempio semplice. Una macchina banale è un distributore di bibite. Metto la moneta, schiaccio il tasto, esce la lattina. Sempre uguale. Prevedibile, no? Ecco, l'essere umano è l'esatto contrario. È non banale. Ogni cosa che ci succede ci cambia un po'. Quindi, se oggi reagiamo in un modo a una certa situazione, domani potremmo reagire in modo completamente diverso. È proprio lì, in questa imprevedibilità, in questa capacità di sorprenderci, che si nasconde il seme della nostra libertà. E questa nostra capacità di non essere prevedibili, di rispondere in modi sempre nuovi, ci porta dritti al cuore della questione, al vero salto di qualità. Il passaggio da una semplice reazione a una vera e propria assunzione di responsabilità.
Pensiamoci, c'è un mondo di differenza tra fare una cosa perché qualcuno ci dice tu devi fare così e farla perché dentro di noi decidiamo ok, io agirò in questo modo. È un cambio di prospettiva pazzesco. Smettiamo di essere passivi, di subire una regola. Diventiamo i protagonisti, i soggetti attivi di una scelta. E questa idea è talmente centrale per von Foerster che la si vede evolvere nel suo stesso pensiero, nel suo famoso imperativo etico. All'inizio diceva «agisci sempre in modo da». Era quasi un comando, una regola esterna, ma poi l'ha trasformato. È diventato «io agirò». Capite la differenza? Non è più una legge da rispettare, è un impegno che prendiamo con noi stessi, una promessa. E qui viene il bello. La notizia fantastica è che questa capacità di scegliere, questa libertà, non è una specie di dono magico che o ce l'hai o non ce l'hai. No, è un muscolo e come tutti i muscoli si può allenare. E allora, tiriamo fuori la nostra cassetta degli attrezzi e vediamo quali sono gli esercizi migliori per potenziarlo. Allora, 3 pratiche sono assolutamente cruciali. Numero 1. Cambiare prospettiva sull'errore. Basta vederlo come un fallimento. L'errore è un'informazione, un dato preziosissimo. Numero 2. Cercare il dialogo, uscire dal guscio. Parlare con gli altri, confrontarsi, è il modo più efficace per buttare giù i muri di quella prigione mentale di cui parlavamo prima. E poi numero 3, che forse è l'esercizio più tosto. Imparare a guardarsi da fuori, osservarsi come se fossimo un'altra persona, con curiosità, senza giudizio. Ma la cassetta degli attrezzi è piena, Ce ne sono altri. Ad esempio, essere flessibili, avere il coraggio di dire «ok, forse mi sbagliavo», poi coltivare la curiosità, che è quella spinta che ci fa sbirciare oltre il conosciuto. E ancora, imparare a stare nell'incertezza, ad alzarci insieme senza farsi bloccare dalla paura. Ognuna di queste cose, ogni piccola abitudine, è un modo per allargare, anche solo di 1 millimetro, il nostro spazio di libertà. Ci sono 3 passaggi che sono, direi, cruciali. Primo, cambiare rapporto con l'errore. Non vederlo più come un fallimento, ma come una preziosa fonte di informazioni. Secondo, non restare chiusi nel nostro guscio. Parlare con gli altri, confrontarsi, è così che le nostre idee si affinano e diventano più forti. E terzo, imparare a guardarci da fuori, come se fossimo un'altra persona. Un esercizio difficile, ma potentissimo. E non finisce qui, La cassetta degli attrezzi è ancora piena. Guardate qui. Per esempio, sottoporre a revisione le scelte effettuate. Essere liberi significa anche essere flessibili, non incaponirsi su una decisione solo perché l'abbiamo presa. O ancora, essere curiosi e andare al di là. La curiosità è il motore che ci spinge ad aprire porte che non sapevamo nemmeno esistessero. Ognuno di questi punti è un passo concreto per allargare il nostro spazio di libertà. E chiudiamo con la frase di von Foerster che secondo me riassume tutto in modo magistrale. Forse la libertà più grande non è solo quella di aumentare le nostre scelte, ma di agire in modo che anche gli altri ne abbiano di più. Una libertà che quindi non è un fatto solo privato, ma qualcosa che si costruisce insieme. E questa forse è la domanda più potente che possiamo portarci a casa. Cosa posso fare oggi per creare più possibilità, per me e per chi mi sta intorno?